Sei mai stata così a fondo nel baratro da non vedere via d'uscita, solo per scoprire che proprio lì, nella più profonda oscurità, si nascondeva la scintilla per una nuova alba? Ciao, sono Rossana e ti racconto di cosa accadde a Olivia in un freddo pomeriggio d'autunno. Olivia percorreva via de Tornabuoni a Ferrara, il cuore in gola. Il pianto flebile di Nicolò, che da 2 giorni si nutriva solo di acqua zuccherata, le stringeva il cuore. Il conto in banca era vuoto e l'ultimo stipendio da cameriera non era bastato nemmeno per l'affitto. Tranquillo, amore mio, sussurrò al bambino, mamma troverà una soluzione. Si fermò davanti alla vetrina della gioielleria Salvino e Figlio, un tempio del lusso. Dalla tasca tolse fuori un piccolo anello d'oro con uno smeraldo. Era il ricordo di sua nonna Sofia, un oggetto che a lei era sempre sembrato semplice, ignara che potesse cambiare il suo destino. Perdonami, nonna, sussurrò tra le lacrime, ma Nicolò ha bisogno di mangiare. L'interno della gioielleria era un tripudio di marmi e luci soffuse. I clienti eleganti la osservarono con curiosità. Fabrizio Salvino, 35 anni, erede della gioielleria, notò Olivia. La sua prima reazione fu di diffidenza, ma la tenerezza con cui stringeva il bambino lo fece avvicinare. «Posso aiutarla?» chiese. «Devo vendere questo anello», rispose Olivia, porgendogli il gioiello con mano tremante. Fabrizio lo esaminò, aspettandosi un pezzo di poco valore, ma quello che vide lo scioccò. Il rubino era autentico, l'incastonatura di platino e il marchio interno apparteneva alla leggendaria gioielleria Fabbri, chiusa negli anni 50. «Signora», disse Fabrizio cercando di mantenere la calma, «mi può dire la provenienza di questo anello?» «Appartiene alla mia famiglia, era di mia nonna. Non vorrei venderlo, ma mio figlio ha bisogno di mangiare. Sono disperata». Fabrizio guardò l'anello, poi rivolse il suo sguardo verso quella ragazza con in braccio il suo bambino. Si ritirò nel suo ufficio per una valutazione accurata. L'anello valeva almeno 50.000 euro. Tornato nel negozio, Fabrizio chiese: «Signora, posso sapere il suo nome?» «Mi chiamo Olivia, Olivia Cucinotti». Lui allungò la mano per presentarsi. «Piacere, Fabrizio Salvino. Allora, non so proprio da che parte iniziare. Questo anello non è un semplice gioiello, ha una storia importante». Olivia lo guardò confusa. «Mia nonna Sofia era una donna molto di classe e soprattutto istruita, ma dopo la guerra perse tutto. Mi diceva che la sua famiglia era conosciuta, ma pensavo fossero fantasie». Fabrizio annuì. Molte famiglie nobili avevano perso tutto durante la guerra. «Olivia, devo fare una valutazione precisa. Mi dia qualche minuto». Nel suo ufficio, Fabrizio consultò cataloghi storici che teneva sullo scaffale e che suo padre gli aveva lasciato. Come aveva previsto, l'anello era speciale, faceva parte della collezione Rubini Reali, creata dal maestro Fabbri nel 1923 per la famiglia Conti di Milano. Ne esistevano solo 10 al mondo e quello era il terzo. Tornò in sala con il cuore che gli batteva forte. «Olivia», disse dolcemente, «questo anello vale molto di più di quanto immagina». «Davvero? Allora mi può dare almeno 500 euro?» chiese lei speranzosa. «Un po' di più», sorrise Fabrizio. «Direi che il suo valore si aggira sui 50.000 euro». Olivia si appoggiò al banco, temendo che le ginocchia le cedessero, incredula. 50.000 euro? Fabrizio le sorrise, commosso. «Cosa fa nella vita?» «Facevo la cameriera, ma ho perso il lavoro quando è nato Nicolò. Il padre è sparito. Vivo di sussidi, ma non bastano mai. Ormai tutto quello che avevo messo da parte, insomma, non ho più nulla». Fabrizio guardò l'anello, poi Olivia. «Le faccio una proposta. Le comprerò l'anello per il suo valore pieno, ma prima mi dia 5 minuti per raccontarle una storia. Mio padre ha fondato questa gioielleria più di 40 anni fa. Negli ultimi anni con la concorrenza stiamo galleggiando. Stavo pensando di chiudere, ma guardando lei oggi ho avuto un'idea. E se unissimo le forze?» «Non capisco», disse Olivia. «Voglio offrirle una società. Lei diventa comproprietaria. Io ho l'esperienza. Lei ha qualcosa di autentico, l'umanità, il cuore». Olivia lo guardò come se fosse impazzito. «Fabrizio, io non so niente di questo mondo. Sono una cameriera ormai senza lavoro. Sa cosa significa sacrificare tutto per qualcuno, sa il vero valore delle cose». Fabrizio indicò l'anello. «Questo non è prezioso per le sue pietre, ma per la storia che porta.
Lei capisce questo. E cosa comporterebbe? Le do i 50.000 euro per l'anello, più una quota della gioielleria. Io le insegno tutto quello che c'è da sapere e insieme trasformeremo questa gioielleria in qualcosa di speciale. Perché farebbe tutto questo? Chiese Olivia. Perché oggi lei mi ha ricordato perché mio padre amava questo lavoro. Non era per i soldi, era per le storie che ogni gioiello racconta. Settimane dopo, Olivia si guardava allo specchio nel suo nuovo appartamento a Ferrara. Indossava un vestito elegante, i capelli ben pettinati. Nicolò dormiva sereno nella sua nuova culla. Fabrizio l'aspettava davanti alla gioielleria con un sorriso. «Sei pronta, socia?» Olivia sorrise nervosa. Entrando, notò un nuovo angolo accogliente con poltrone e riviste. «Hai fatto dei cambiamenti?» «Ho pensato ad una nuova area di accoglienza per le madri con bambini». Fabrizio le disse: «Ogni gioiello ha una storia. Il nostro lavoro non è solo vendere, ma aiutare le persone a trovare il pezzo giusto per la loro storia». La prima cliente fu un'anziana signora che cercava un regalo per la nipote. «Olivia», disse Fabrizio, «perché non provi tu?» Olivia si avvicinò timidamente. «Buongiorno signora, posso aiutarla? Com'è sua nipote?» Molto determinata, ma anche romantica. Olivia prese una collana semplice ma elegante. Questa ha una catena semplice ma robusta, il pendente è un fiore. Resistenza e bellezza insieme. La signora sorrise. «È perfetto». Dopo che la cliente se ne andò, Fabrizio guardò Olivia impressionato. «Come ha fatto a scegliere così in fretta?» «Ho pensato a cosa avrei voluto per me alla sua età». Fabrizio capì di aver fatto la scelta giusta. Quella sera Fabrizio disse: «Olivia, oggi hai venduto più tu in un giorno di quanto io vendessi in una settimana. Le persone si fidano di te, tu le leggi dentro». Olivia guardò la gioielleria che già sentiva come casa. «Fabrizio, grazie di tutto». «No, grazie a te. Hai portato di nuovo in vita questo posto». Un mese dopo, la gioielleria Salvino e Cucinotti, il nome era stato cambiato per la nuova partnership, prosperava. Olivia aveva rivelato un talento naturale per comprendere i clienti, mentre Fabrizio si occupava degli aspetti tecnici. Una mattina entrò un uomo anziano, il conte Riccardo Conti. «Buongiorno», disse, «ho sentito che avete acquisito un anello della collezione Fabbri». «Sì», disse Fabrizio. «Posso chiederle come lo sa?» «Perché quel rubino faceva parte di un set di gioielli della mia famiglia. Sono qui per ricomprarlo». Olivia sentì un brivido. «Scusi, cosa intende con apparteneva alla sua famiglia?» Il conte la guardò attentamente. «Quel rubino, insieme a una collana e degli orecchini, fu dato a mia sorella Sofia come dote nel 1943. Durante la guerra, Sofia scappò con la sua famiglia per sfuggire ai pericoli. Non li abbiamo mai più rivisti». Olivia si appoggiò al banco. La terra sotto i suoi piedi si muoveva. «Mi scusi, Sofia? Sofia Conti?» «Sì, mia sorella si chiamava Sofia Conti». Olivia si dovette sedere. Sofia Conti era mia nonna. Il silenzio fu assordante. Il conte guardò Olivia con occhi spalancati. «Quindi tu sei la nipote di Sofia?» «Sì». Il conte si avvicinò a Olivia visibilmente emozionato. «Mia cara, ho cercato mia sorella per 80 anni e così per caso ho trovato una parte della sua famiglia». «Questo significa che», iniziò Olivia. «Che lei è l'erede legittima del patrimonio Conti», disse il conte, «inclusi i terreni in Toscana, il palazzo a Roma e una quota significativa nella Conti Industrie. Non ho figli e io e lei siamo i soli eredi». Olivia guardò Fabrizio, poi il conte. Ma io. «Sei una Conti», disse il conte con orgoglio, «e ora che ti ho trovata voglio che tu prenda il posto che ti spetta nella famiglia». Fabrizio prese la mano di Olivia. «Olivia, questo cambia tutto». Ma Olivia guardò la gioielleria, la vita che aveva iniziato a costruire. «No», disse con voce ferma, «questo non cambia chi sono». Il conte Riccardo rimase nella gioielleria per ore, raccontando a Olivia la storia della famiglia Conti e di sua nonna Sofia. Durante la guerra, Sofia aveva sposato un giovane soldato di nome Filippo Magri, aveva cambiato identità per sfuggire alle persecuzioni e aveva vissuto nascosta in campagna. «Tua nonna era coraggiosa», disse il conte. «Rinunciò a tutto per proteggere la sua famiglia e ora tu hai ereditato quel coraggio». Olivia teneva Nicolò in braccio. «Zio Riccardo», disse, sorprendendo se stessa,
Apprezzo tutto quello che mi stai offrendo, ma ho una vita qui ora. Tesoro mio, parliamo di milioni di euro, di una posizione nella società. Potresti avere tutto quello che vuoi. Olivia guardò Fabrizio. Fabrizio, cosa ne pensi? Penso che la decisione spetta a te, ma sappi che qualunque cosa scegli, io ti sosterrò. Olivia si alzò e camminò verso la vetrina. Zio Riccardo, 2 mesi fa ero una madre disperata che non riusciva a comprare il latte per suo figlio. Oggi ho un lavoro che amo, una persona accanto a me che mi rispetta e sto costruendo qualcosa di mio. Si girò verso il conte. Accetto la mia eredità, ma ho delle condizioni. Quali? Che usiamo parte di quella fortuna per creare qualcosa di utile. Voglio creare una fondazione per aiutare madri single in difficoltà e voglio che Fabrizio sia mio partner in tutto quello che farò. Senza di lui non sarei qui. Il conte sorrise. Sofia sarebbe orgogliosa di te. Fabrizio si avvicinò a Olivia. Sei sicura di quello che dici? Stai rinunciando a un'opportunità immensa. No, disse Olivia prendendo la sua mano. Sto scegliendo la vita che ho sempre sognato, con le persone che ho sempre cercato. 1 anno dopo, la Fondazione Sofia Conti aveva aiutato centinaia di famiglie. La gioielleria era diventata un punto di riferimento per l'etica nel business. Olivia e Fabrizio si erano sposati e Nicolò aveva trovato in Fabrizio un padre amorevole. Sai, disse Olivia una sera chiudendo il negozio, quando sono entrata qui quel giorno pensavo di vendere qualcosa. E invece? Chiese Fabrizio sorridendo. Invece ho guadagnato una famiglia, un futuro e ho ritrovato me stessa. Fabrizio la baciò abbracciandola. E io ho trovato la persona che ha trasformato la mia vita in meglio. La loro storia dimostra che le opportunità a volte arrivano nei momenti di maggiore disperazione e che il vero valore di un gioiello è di quante vite riesce a cambiare. L'anello della nonna Sofia aveva fatto molto di più che portare un guadagno per nutrire un bambino. Aveva avvicinato 2 cuori, riconciliato una famiglia e dato un futuro a molte madri in difficoltà. Se questa storia ti ha toccato il cuore, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altri racconti come questo. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.